La battaglia di Caravaggio è il tipico esempio di come i panni sporchi si lavino in famiglia. Fu infatti combattuta tra le forze milanesi al comando di Francesco Sforza, grandissimo capitano di Ventura del Rinascimento, e le forze veneziane comandate da Micheletto Attendolo. Apparentemente i due capitani non sembravano avere alcun legame, se non che erano cugini. Ma veniamo alla cronaca della battaglia. Il 13 agosto del 1447 il duca di Milano Filippo Maria Visconti morì senza lasciare eredi. A questo punto un gruppo di nobili milanesi proclamò l'aurea Repubblica Ambrosiana, di simpatie ghibelline e anti-veneziane. Alcune città importanti come Parma e Pavia si dichiararono però indipendenti, mentre Lodi e Piacenza si unirono addirittura allo Stato veneziano. Il 3 settembre il governo dell'Aurea Repubblica chiamò i cittadini alle armi, affidando al condottiero Francesco Sforza il comando dell'esercito, con il compito di preservare l'unità territoriale milanese. Viste le limitate risorse della Repubblica, fu ordinato allo Sforza di limitarsi a marciare su Lodi e Caravaggio, che intanto però fu occupata dai veneziani. Entrambi gli eserciti che si sarebbero affrontati erano composti da circa 12.000 cavalieri ed un numero variabile di fanti, circa 5.000 quelli milanesi, mentre i veneziani erano un po' di meno ed ammontavano a circa 4.000 uomini. Entrambi gli eserciti completavano i loro ranghi con circa 10.000 cervide, ovvero milizie locali di qualità inferiore rispetto ai navigati professionisti delle compagnie di Ventura. Il 29 luglio 1448 l'esercito milanese giunse quindi nei pressi della cittadina di Caravaggio. Lo Sforza era in una situazione delicata perché Caravaggio era un centro ben fortificato e l'esercito veneziano era molto vicino, cosicché l'esercito milanese rischiava di restare intrappolato tra la città e l'esercito nemico. Per questo motivo Francesco Sforza scelse di fortificare il suo campo e di circondare Caravaggio da una linea di fortificazioni e fossati prima di procedere con l'assedio vero e proprio del paese. L'unico punto che il condottiero romagnolo fortificò solo parzialmente era a sud-est delle posizioni milanesi, presso il paesello di Fornovo, dove si trovava una vasta boscaglia paludosa che lo Sforza considerava già di per sé una protezione sufficiente per il proprio esercito. I veneziani intanto si erano accampati presso Bariano. Michele Attendolo aveva tra i capitani del suo seguito due importanti figure come il Colleoni e il Brandolini, che, ispezionato il territorio circostante, credevano essere possibile lanciare un attacco contro i milanesi dalla zona paludosa presso Fornovo. Attendolo era un capitano navigato e sapeva che di lì a poco l'autunno con le sue piogge avrebbe reso difficoltoso il proseguio della campagna militare. Oltre a questo, le autorità veneziane lo pressavano affinché ottenesse una vittoria decisiva contro l'esercito dello Sforza. Questi furono i fattori che lo spinsero a tentare l'attacco nella zona considerata debole delle difese milanesi. Fretta ed avventatezza, due pessimi ingredienti in una campagna militare. Dal canto suo anche lo Sforza aveva le sue gatte da pelare, poiché i suoi capitani tramavano contro di lui, specie i Bracceschi, mentre i delegati della Repubblica Ambrosiana lo volevano spingere ad uno scontro campale, adducendo come motivazione l'impossibilità per le casse milanesi di sostenere oltre le spese della guerra. Il 5 settembre lo Sforza ordinò che le proprie bombarde iniziassero a bersagliare il castello di Caravaggio. Di lì a poco parte delle mura di Caravaggio crollò, rendendo la piazzaforte scarsamente difendibile. Lo Sforza, per non allentare la disciplina delle sue truppe, attese però la resa della guarnigione di Caravaggio. Fu a questo punto che l'Attendolo si decise ad aiutare la guarnigione di Caravaggio ordinando l'attacco. Il grosso dell'esercito veneziano dunque, oltrepassato il borgo di Bariano, si diresse verso Fornovo per attaccare l'accampamento milanese sul lato orientale. Francesco Sforza fu avvisato della manovra nemica e inviò 2.000 cavalieri e alcune squadre di fanteria per fermare i veneziani. Tuttavia i veneziani presero ben presto possesso di Fornovo
passando attraverso i boschi e i pantani, e furono vicini ad aprirsi un varco nelle deboli fortificazioni milanesi su quel lato. Uno sfondamento da quella parte avrebbe causato il crollo delle linee milanesi e probabilmente la sconfitta dell'esercito dello Sforza. Tuttavia i milanesi ripararono dietro il fossato difensivo, dove opposero grande resistenza, dando tempo al loro comandante per organizzarsi. Lo Sforza, vista la precarietà del suo schieramento nel lato di Fornovo, vi condusse i rinforzi con a capo il fratello Alessandro, a cui mostrò una porta nascosta nella palizzata difensiva, di cui i nemici non si erano ancora avveduti, e gli ordinò di assaltare i veneziani sul fianco, facendovi affluire i rinforzi che stavano sopraggiungendo. Alessandro Sforza riuscì a respingere quindi i veneziani, che si ritrovarono chiusi sui due lati, con poche possibilità di manovrare e combattere dato il loro numero e il terreno pesante. Francesco Sforza a questo punto ordinò ai difensori del ponte di effettuare una sortita e attaccare il nemico sull'altro fianco. I veneziani, assaliti su entrambi i lati da un numero crescente di nemici, si persero d'animo e si diedero disordinatamente alla fuga verso Fornovo. I milanesi li inseguirono e, complice la ristrettezza del campo di battaglia, la maggior parte dei veneziani fu atterrata o catturata prima di poter raggiungere il borgo di Fornovo. I prigionieri furono condotti davanti allo Sforza, che li trattò dignitosamente. Lo Sforza a questo punto ritenne di dover capitalizzare la vittoria con un assalto al campo nemico, di cui incaricò le squadre braccesche al suo seguito. Il primo assalto di questi venne però respinto e lo Sforza accusò di viltà i bracceschi, poi li esortò ad attaccare risolutamente. Questa volta il secondo assalto ebbe successo e i milanesi riuscirono a superare gli argini e riempire il fossato per la cavalleria che imperversò all'interno dell'accampamento veneziano, costringendo il Colleoni alla fuga a Bergamo. I milanesi misero le mani su un gran bottino in oro, argento e oggetti preziosi e il giorno seguente ottennero la resa della guarnigione del castello di Caravaggio. I veneziani persero nella battaglia 3.000 fanti e circa 10.000 cavalieri, tra morti e prigionieri, in aggiunta quasi tutti i cavalli, mentre 1.500 cavalieri riuscirono a fuggire. Lo Sforza fece spogliare dei loro averi tutti i prigionieri, ma trattenne solo i capitani e i commissari per ottenerne un riscatto, mentre gli altri, come consuetudine dell'epoca, furono liberati. Questa battaglia fu una delle più grandi vittorie milanesi nei confronti della Repubblica di Venezia. A Milano le feste e le processioni proseguirono per molti giorni e il ricordo della battaglia perdurò nei secoli. Michele Attendolo fu licenziato dalla carica di capitano generale della Serenissima e ci mancherebbe, visto che lo scontro aveva infatti provocato la morte o la cattura della quasi totalità delle cavalcature dell'esercito veneziano, di quasi 40 bombarde e la perdita di un cospicuo bottino. Tuttavia non fu questa la conseguenza politica più rilevante. Infatti il 18 ottobre dello stesso anno Francesco Sforza, sempre più in rotta con l'amministrazione e i condottieri della Repubblica Milanese, strinse un accordo con la Repubblica di Venezia. L'accordo prevedeva il sostegno di Venezia alla sua presa di potere a Milano in cambio del mantenimento del confine fra i due stati al fiume Adda. Lo Sforza iniziò così la conquista del Ducato milanese e finalmente nel 1450 riuscì ad entrare a Milano, dove si proclamò nuovo duca. Il condottiero, venuto da un piccolo borgo della Romagna, si era insignorito nel più prestigioso ducato d'Italia. Francesco Sforza divenne così il prototipo del condottiero rinascimentale, che riuscì nella sua missione di conquistarsi a colpi di spada una signoria, laddove molti grandi fallirono.